Specialist IT, ciao a tutti e ciao a te che stai vedendo questo video, bentornato! Oggi si fa pulizia di livello Enterprise, lasciami dire. Vediamo come rimuovere tutte le app preinstallate su Windows 11 attraverso un nuovo settaggio messo a disposizione da Microsoft Intune su Windows 11 25H2, il tutto senza script e senza magia nera. Che cosa sono le app preinstallate di Windows? Sono tutti quegli app package come News, Solitario, Xbox, eccetera eccetera, che Windows 11 mette a disposizione degli utenti out of the box. In ambienti consumer possono essere sicuramente utili, ma in ambiente enterprise, a mio modo di vedere, spesso creano rumore, confusione negli utenti che magari aprono ticket per capire come devono gestire queste applicazioni o se le possono usare oppure no, aumentano la superficie di attacco del sistema operativo. Insomma, in ambito enterprise secondo me fanno solo rumore e quindi è opportuno gestirle in maniera standard. Come approcciamo il tutto con questa nuova policy? L'idea è abbastanza semplice, quindi anziché magia o script o cose del genere, una policy nativa di Intune in cui possiamo andare a scegliere app per app quale tenere e quale disinstallare. Andiamo a vedere un po' i requisiti. Sicuramente abbiamo capito che ci vuole Windows 11 25H2 perché questa è una novità. Riguardo la tipologia di edizione, questo settaggio si può implementare su Enterprise o Education. Altra cosa da tenere a mente è che la macchina deve essere gestita da Microsoft Intune e ultima cosa da ricordare come requisito è che questo settaggio non è supportato in ambiente multisession, quindi se avete un Azure Virtual Desktop in modalità multisessione purtroppo non potrete utilizzare questo settaggio. Ok, prima di andare a mettere le mani in pasta sulla macchina e sul portale dobbiamo ricordarci altre due cose importanti se vogliamo implementare questo settaggio. Numero 1, questo non è un anti-bloatware, diciamo così tra virgolette, universale, ovvero tutte le app che possiamo andare a gestire, quelle preinstallate con questa policy, sono le app Microsoft, quindi questa policy non gestisce le app di terze parti, quindi se avete preinstallate delle app fantasiose o esotiche, antivirus vari ed eventuali in trial, cose del genere, non potrete gestirlo con questa policy. Per gestire tutto quello che è di terze parti bisognerà continuare a scriptare, a distribuire script via Intune o magari anche delle remediation. Seconda cosa importante da ricordare quando si implementa questa policy è la tempistica di applicazione di questa policy, ovvero questo settaggio si attiva in scenari e in situazioni molto particolari, quindi se la tua aspettativa è quella di, su una macchina esistente, con profilo utente esistente, disinstallare all'istante le app preinstallate, allora ascolta bene quello che ti dico tra poco. Ci sono 3 trigger principali per scatenare l'azione della policy. Il primo trigger è durante l'OBE, quindi durante l'out of the box experience la policy fa quello che deve fare, ha il suo effetto. Trigger numero 2 è il login di un utente sulla macchina immediatamente successivo a un upgrade di sistema operativo, quindi come vedi è una situazione abbastanza particolare. Il terzo trigger che scatena gli effetti di questa policy è un login dell'utente sulla macchina dopo una modifica alla policy stessa, quindi come vedi sono 3 trigger molto peculiari e particolari. Questo che cosa significa? Significa che la rimozione è garantita quando devi creare un nuovo profilo utente e sicuramente l'applicazione è molto più rapida in questa situazione. Per quanto riguarda un profilo utente esistente su una macchina esistente, come minimo bisognerà fare log off, log on dell'utente dopo qualche ora dall'applicazione della policy, quindi in questa situazione ci vorrà un po' di più, ricordatelo. Perfetto, ora iniziamo finalmente a mettere le mani in pasta a vedere come funziona il tutto. Primo step, andiamo a vedere qual è la situazione iniziale su una macchina Windows 11, quindi prendiamo alcune applicazioni, vediamo se sono preinstallate, spoiler sì, le troveremo. Io come esempi ho preso Clipchamp e Solitario, andiamo a vedere quindi se si trovano o no su una macchina Windows 11 appena installata. Perfetto, le abbiamo trovate come ci aspettavamo, quindi ora andiamo a configurare veramente la policy. Andiamo sul portale di Intune, andiamo nel settings catalog giusto e configuriamo la policy app per app di modo da tenere quello che vogliamo e disinstallare quello che non vogliamo.
Perfetto, io ora per comodità ho rifatto direttamente la macchina, quindi vedrai un attimo di out of the box experience, dopodiché andremo a vedere se la policy ha avuto veramente il suo effetto. Andiamo a vedere. Moments later. Perfetto, tutto ha funzionato come ci aspettavamo, quindi abbiamo rimosso le app. Per approfondimenti sugli app package, sul loro funzionamento e anche sul funzionamento stesso di questa policy che abbiamo visto oggi, ti lascio la solita quantità generosa di documentazione che va studiata. Quantità generosa, un po' come i chili che le mangiate di Natale hanno lasciato. Chili e abbuffate natalizie a parte, come vedi questo semplifica di molto la gestione delle app preinstallate su Windows 11. Certo, non siamo ancora ad una gestione semplificata delle app di terze parti, ma sicuramente questo è un grande passo avanti in termini di gestione. Grazie per aver visto questo video fino alla fine come al solito, se ti è piaciuto metti un cuoricino, fai restack o ricondividilo sui tuoi social preferiti. Io come al solito ti aspetto qui su itspecialist.news, se non sei iscritto iscriviti, per me è molto importante, grazie. Come sempre 2 uscite al mese, hai provato a ravviare, in cui ci sono notizie, curiosità, community, eccetera, eccetera, e un video tutorial come questo, quindi solo cose utili, niente fuffa. Quindi che dire, grazie nuovamente a te che hai visto questo video, e grazie a tutti voi che mi seguite, e ci vediamo al prossimo video. A presto, mitici!